Ciao bellissimo mondo della skincare. Oggi parliamo delle mani. Di solito se ne parla veramente poco, però questo è il periodo nel quale sicuramente ci dobbiamo occupare delle mani, perché le mani, almeno le mie soprattutto, poi vedo anche quelle degli altri, sono screpolate, fanno male, ci sono le spaccature, chi soffre di ragadi, insomma, diciamo che come curiamo il nostro viso, il décolleté, dobbiamo curare anche le nostre mani. Ricordiamoci che tutto quello che applichiamo sul viso lo possiamo applicare anche sulle mani, sul dorso delle mani. Allora, io soffrendo di dermatite, ne soffro anche sulle mani, quest'anno è andata abbastanza bene, non tanto per il collo perché adesso vedete che ci sono dei rossori, però diciamo che la situazione è abbastanza contenuta rispetto a certi periodi che ho avuto. Quindi oggi voglio parlarvi delle mani perché a me si spaccano di solito qui così, su questa parte, oppure in mezzo alle dita. In più ho il classico strizzo qui così ai polsi. E quindi è una condizione dove la pelle fa male, dove comunque sentiamo che la pelle è ruvida e quando passate per dire su certi tessuti vicino, che comunque sentite la pelle che gratta, è fastidiosissimo. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo applicare delle creme. Allora io mi porto sempre dietro in borsa, non mi mancano mai. Adesso vi faccio vedere quelle che utilizzo in questi momenti, così queste me le porto in borsa. Adesso non vi parlerò dei singoli prodotti perché voglio concentrarmi più su quello che potete fare per migliorare la condizione delle mani, della pelle delle mani, perché diciamo la pelle delle mani è la zona che ha meno ghiandole sebacee in assoluto, ce n'ha proprio pochissimo pochissimo, e quindi chi come me si lava le mani in una maniera quasi ossessiva, perché io mi lavo sempre le mani continuamente, le vado praticamente a togliere il film idrolipidico che c'è, quel poco che c'è, e quindi dopo un po' sento che la pelle tira, dà fastidio, poi comunque col freddo anche, perché non è solo l'acqua ma anche il freddo, quindi dobbiamo occuparci della pelle delle nostre mani, del dorso delle mani, soprattutto perché ci avete fatto caso che i palmi rimangono sempre a posto, mentre questa parte diciamo esposta è quella che subisce di più, insomma. Allora, il rimedio della nonna è quello di utilizzare i guanti di cotone. Io l'ho fatto tantissime volte, magari la sera quando non avete tanto da fare un impacco di qualsiasi crema. Non ci deve essere un brand specifico, basta che sia una crema per le mani, ma può essere anche una crema per il corpo. L'importante è che non vi bruci, perché quando voi avete la pelle irritata, chi lo sa come me, brucia, la pelle brucia, cioè quando voi applicate un prodotto sentite un bruciore. Ecco, magari evitiamo questo, cercate i prodotti più adatti alla vostra condizione. Quindi cosa andrebbe fatto? Andrebbe messo un impacco di crema e le mani andrebbero infilate dentro a questi guanti di cotone e lasciati così, insomma, a riposo. Chi riesce, magari a chi non dà fastidio, ci può passare anche tutta la notte senza nessun problema, anzi il giorno dopo vedrete le vostre mani belle, insomma, diciamo che la pelle si è rigenerata durante la notte, si è riparata. E ecco, dove voglio arrivare? Voglio arrivare all'ultimo omaggio che ci ha fatto la Mi Amo con gli acquisti di Black Friday. Probabilmente tantissimi di voi l'hanno ricevuto e diciamo che lo davano oltre una certa soglia, quindi vi faccio vedere di che cosa parlo. Parlo di questi guanti in cotone, che è stato un omaggio spendendo un tot, e sono guanti per le mani, ma non guanti qualsiasi, sono guanti che se li andate a toccare pesano parecchio
perché diciamo esternamente è cotone, ma internamente sono rivestiti, vedete, in questa maniera. Vedete che hanno una patina. Praticamente che cosa hanno al loro interno? Hanno un'alta concentrazione di paraffina liquida. Allora uno dirà, ma come la paraffina andrà a, diciamo, ripristinare, risanare la nostra pelle? No. Allora, di per sé non è che solo il guanto è curativo e basta, a parte che fa un gran profumo di lavanda, non è male. Allora, voi dovreste idratare le vostre mani anche mettendoci un acido ialuronico, una crema magari leggera, ma non infilare subito questi dopo l'applicazione. Dovreste aspettare un attimino che il siero, per dire, potrebbe essere anche un Nourish. Nourish è un siero nutriente, oltre che vada a lavorare diciamo, sulla difesa della barriera cutanea, quindi potrebbe aiutare anche lui. Quindi magari mettete giusto una goccina, non è che ci serve mezza pippettata, una pippettata intera, giusto per fare la parte più superficiale. Aspettate che si asciughi e poi dopo infilate questi guanti. Una volta che andrete a indossarli, sentirete che si propaga un leggero calore, perché comunque la paraffina cosa fa? Va a fare occlusione, quindi andrà a spingere in profondità quello che voi avete messo prima, che può essere acido ialuronico, può essere Nourish, può essere una qualsiasi crema idratante. Però ecco, aspettate insomma che si asciughi prima di indossare questi. Quindi andrà a creare occlusione. Praticamente che cosa farà? Eviterà che evapori l'acqua, cioè farà in modo che l'acqua che c'è rimanga lì, che non evapori. Quindi andate a creare occlusione, quindi date anche modo alla pelle di ripararsi. Quanto lo potete tenere? 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, dipende quello che voi riuscite a sopportare, perché come ho detto, una volta indossati sentirete questa sensazione di calore, perché dopo ci sarà diciamo un microcircolo, perché c'è calore, si creerà un po' più di circolo, insomma, e quindi non so chi riuscirà a tenerli mezz'ora, perché è molto soggettivo. Quindi vedete voi. Un'altra cosa, una volta indossati questi non si può utilizzare niente, non si può toccare il cellulare, ma perché non funziona, cioè se lo andate a pigiare non succede niente. Quindi vi dovete mettere l'anima in pace una volta messi questi, che dovete stare tranquilli. Magari vi guarderete un film, una telenovela, non so, ascolterete musica, vi rilasserete un attimo, ecco. Dopo cosa potete fare? Una volta tolti i guanti, potete mettere tutto quello che magari mettete sul vostro viso. Per dire, adesso è un periodo che io utilizzo tantissimo la Derma Complex e i lipidi, ma perché li applico anche per il fatto della dermatite e cerco di trattenere l'acqua più possibile. Quindi anche sulle mani potete mettere l'emulsione di Derma Complex e lipidi. Allora, per dire che potete utilizzare tutto quello che utilizzate sul viso, sì, lo potete fare. Se avete le mani particolarmente screpolate, particolarmente in difficoltà, io eviterei certi attivi, per dire un siero antimacchie magari, o la crema per le macchie, perché chi ha le macchie sulle mani può tranquillamente usare i sieri antimacchia, le creme antimacchia. Però ecco, se sono screpolate in questo momento io eviterei. Lavorerei più sull'idratazione, sulla parte nutriente con i prodotti insomma che vanno a fare questa diciamo questa fase. Eviterei di stimolare troppo se avete delle piccole crepe, delle pellicine, insomma eviterei. Quindi ecco, oggi volevo parlarvi di questo perché come insomma ci sono le mani screpolate, ci sono anche le labbra screpolate, insomma bisogna lavorarci ed è un periodo un po'
delicato perché ecco, siamo quasi sotto le feste e quindi bisogna dedicarsi anche alla cura delle mani, che poi delle mani poco curate, indipendentemente uomini e donne, non è bello da vedere, insomma. Quindi applichiamo le nostre creme, non dimentichiamoci di portarle in giro perché bisogna sempre applicarle. Poi ecco, io cerco di non lavarle troppo, ma non ci riesco perché io sono una che se fa qualche faccenda, qualcosa, dopo comunque mi devo lavare le mani e quindi lava, rilava, rilava, insomma il mio film idrolipidico si va a far benedire, quindi io sono una che in tutte le borse ha una crema mani. Comunque, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato, però ecco un argomento del quale effettivamente si parla poco. Poi adesso, per dire, se andate in farmacia, parafarmacia, adesso hanno tirato fuori tutte le creme mani possibili, praticamente le trovate anche nei formati mini, tipo da viaggio, queste cose anche da mettere in tasca, perché è il periodo, diciamo, dove ne soffriamo di più. Io soprattutto perché, come ho detto prima, adesso è un periodo fortunato per me, però di solito anche qui faccio tutte le crepine in mezzo alle dita, con le bollicine, cioè chi più ne ha più ne mette. Comunque, ecco, spero di non avervi annoiato, questo è il video di oggi. A chi è piaciuto metta un like, a chi non è piaciuto un unlike. Io vi invito di non dimenticarvi di iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione a tutti, ciao!